E vai che finalmente oggi parliamo delle Opscore, tutti che volevano le Opscore. Ciao impallinati, ben ritrovati, sono Pio3. Oggi finalmente parliamo di una replica. Avete già visto magari l'unboxing, l'ho fatto qualche mese fa a questo punto, ma oggi entriamo più nel dettaglio di queste repliche delle fantastiche Opscore AMP in tutta la loro bellezza. Sono uno splendore, ma sono veramente buone o si tratta della classica cinesata da buttare nel cestino dopo la prima giocata? So che volete sapere subito se vanno bene o meno, ma non ve lo dico subito perché innanzitutto serve il contesto, per cui rimanete fino alla fine del video e avrete tutte le risposte che volete. Tutti le chiamano le Opscore AMP, sono le cuffie della Opscore. Allora, non è propriamente esatto, ma neanche sbagliato, ovvero, che cos'è esattamente la prima di tutto? Bene impallinati, la Opscore è un sottobrand, un brand, ma più che altro è una sezione di progettazione come potrebbe essere, che so, adesso faccio un paragone e mi mandate tutti a stendere, come potrebbe essere la Pininfarina in seno al colosso della Fiat, ok? La Opscore intanto nasce intorno al 2011, parallelamente all'acquisizione della Artisan Inc. a Boston, nel Massachusetts. Nascono come una costola della Gentex Corporation, che dovete sapere, se già non lo sapete, che è una delle aziende storiche e più importanti degli Stati Uniti. È nata nel cuore della Pennsylvania e oggi ha diverse fabbriche sparse in tutto il paese e si occupa di produrre sistemi di protezione e di sicurezza individuale, per lo più all'esercito americano. Bazzecole. E lo fa da molti anni, fin dalla prima guerra mondiale, prima gli aviatori e poi sai come vanno queste cose, crea un caschetto qua, una lente prismatica là. Si sono sempre distinti per la qualità e l'innovazione dei materiali e della tecnologia unite a un design rivoluzionario e funzionale. C'è anche un bel documentario di Christian Doran sulla loro storia, se siete interessati, che vi fa capire sicuramente meglio l'evoluzione, ma in buona sostanza. Per molti di voi tutta questa storia può risultare un po' una palla al c***o, perché voi in realtà volete solo sapere se ste repliche sono buone o meno, Troppo facile, miei cari, mi sono fatto un mazzo così per riuscire a recuperarle senza intoppi alle frontiere che adesso... E quindi voi vi sorbite questo sproloquio. Oppure skippate, tanto ho messo i capitoli perché in realtà non sembra, ma vi voglio bene. Più della metà di quello che meriterebbe la metà degli haters. Ma oltretutto ragazzi è interessante capire come si arriva a costruire, a creare queste attrezzature, queste cose che vi fanno sembrare Topolino. Ehi là, salve, sono io, Topolino! Così inoltre potete fare i fighi in campo e propinare un po' di sano nozionismo di riporto. Oggi va un sacco di moda, rischiate pure di prendere un bel like in faccia. Il brand Opscore, che intanto suona fichissimo, è in realtà appunto fichissimo, perché si tratta in sostanza di una fusione molto interessante, a mio avviso, nata dall'acquisizione di questa Artisan Inc. che principalmente si interessava di sistemi sportivi. Quindi, utilizzando tutto quel know-how dei loro tecnici, unendoli poi agli ingegneri della Gentex, pure loro, voglio dire, di esperienza ne avevano da vendere, hanno dato vita a prodotti top che rispondono a specifiche da urlo in risposta a esigenze pratiche del mondo reale. E nel caso di queste cuffie provenienti direttamente dai corpi speciali d'élite dell'esercito statunitense. La crème della crème, ragazzi. Capito? I tieroni, le squadre verdi, non i pezzenti bamboccioni sparapallini come noi. Però forse queste cilesate vanno bene per noi. Ma ritorniamo al nostro contesto e siamo nel 2011 all'incirca. La Gentex Corporation, assieme al benestare della United States Special Operation Command, ha dato vita alla progettazione dei sistemi modulari integrati per rail, progettati appunto dalla Opscore, e nel maggio del 2019 presentano appunto il primo concept di cuffia tattica totale e fanno una roba molto bella.
e in breve riscuote un enorme successo di critica e di pubblico. Subito tutti i corpi speciali provano e si trovano ovviamente benissimo e ad oggi tutti vogliono queste cuffie e le cercano. E anche voi impalinati sono sicuro che ne volete una per colore. AMP, l'acronimo in inglese significa Adaptive Mission Platform. Suona sempre meglio in inglese. Comunque nascono per far sì che un sistema unico sia adattabile con o senza elmetto e che innanzitutto fornisca la miglior protezione dell'apparato uditivo e, perché no, ne aumenti anche le potenzialità, dando una rinfrescata a quello che già l'esercito usava. Infatti non è che le Peltor non avessero già lo stesso concetto o le stesse funzioni, ma la Opscore progetta con quella marcia in più che vince in alcuni passaggi, soprattutto nella praticità e anche nel design, che secondo me non è mai da sottovalutare. Intanto la modularità. Queste cuffie possono essere adattate e applicate facilmente in 3 minuti anche da una scimmia, da uno scenario all'altro, senza fatica e in maniera veramente molto pratica. Intendo dalla classica cuffia con archetto da mettere appunto sul cappellino da baseball per poi passare all'elmetto. E che integrazione, ragazzi! Questo è già un passo avanti. Se avete avuto delle Peltor o delle Airmore, dovete sganciare gli archetti in maniera anche un po' scomoda. In alcuni casi bisogna tagliare proprio la guaina perché il cavo è stato inserito internamente, ma ci sono anche modelli di Airmore che hanno più o meno lo stesso sistema. Infatti farò anche dei paralleli tra le Airmore e questo tipo di modello. Qua veramente le cuffie le riesci a sganciare dal supporto in un attimo, così come riagganciare ovviamente. Voilà, fatto. E tiene molto bene. Anche il cavo lo si libera con 3 fettucce di questo che è un velcro moderno, insomma particolare, non so neanche se si possa chiamare velcro. Ha il principio del velcro, ma è già di quelli tipo le scatole dei Marui. Avete presente che hanno quella fascettina particolare che non è propriamente velcro? Insomma, il principio è lo stesso, ma è bellissimo. Anche la qualità, parlando proprio al tatto di queste due cose, è completamente diversa. Questa è più bella, non c'è niente da fare. E anche le Airmore hanno questo velcro moderno carino, però. Quindi siamo lì, Ok, queste le mettiamo da parte. Però con queste, invece di interpellare altri dei per passare appunto sull'elmetto, il sistema di sgancio rapido, che poi appunto viene ripreso anche sugli archetti dell'elmetto, vi consente veramente in 3 minuti massimo, perché poi dovete solo far passare bene il filo all'interno degli spazi appositi, vi permette di passare da uno all'altro sistema. Come, guarda, in totale rilassatezza, come se sentiste, sai, la musichetta degli ascensori, quella dolce, oppure foste in una spa a godervi il vostro pomeriggio rilassante nelle acque tiepide. Insomma, è più facile montarle da un sistema all'altro. Questo sì, questo glielo dobbiamo. Queste qui sono più complesse, sono più complicate. A me piacciono le Airmore. Attenzione, a me piacciono le Airmore. Ne ho 2 paia e le uso sempre, per cui sarà difficile che le detronizzano, ma per adesso ho trovato delle cose veramente positive. E ovviamente anche queste, le nostre cuffie cinesi, presentano le stesse caratteristiche di praticità, ovviamente perché sono dei cloni e sotto l'aspetto meccanico funzionano analogamente, ma a breve lo vediamo più nel dettaglio. Che voi siate destri o mancini, sappiate che fa una grande differenza se imbracciate un fucile e vi mettete in mira quando avete appunto un paio di cuffie integrali con microfono. E che cosa succede? Che anche nelle Peltor abbiamo la possibilità di spostare e scegliere di installare il microfono a destra o a sinistra, ovviamente, ma stavolta anche questo è implementato, ma è più semplice. Non c'è il cavo qua c'è direttamente il microfono col jack e quindi riuscite a fare
farlo in maniera veramente molto più comoda e veloce. Piccate il jack, avvitate una vite e il gioco è fatto. Ma attenzione, perché non offrire la stessa possibilità anche per il cavo che allaccio al PTT? Perché? E infatti la OpScore questa domanda se la deve essere fatta. Infatti potete anche qui attaccare il cavo che poi va al PTT, oltre che scegliere ovviamente che razza di attacco volete, perché è sostituibile. Suppongo che nelle OpScore originali si possa tranquillamente agganciare 2 cavi per monitorare 2 radio. Vi devo dire che suppongo sia fattibile anche qua, perché io posso inserirle da una e dall'altra, sento sempre bene. Non ho provato e non ho dei cavi PTT della cuffia in più di questo tipo, perché hanno un'entrata jack 3,5 se non mi sbaglio a 3 vie, e non vedo perché, non credo che abbiano messo un blocco che se c'è già qua, se lo metti qua non somma le due cose, non lo so, questo non l'ho fatto come tentativo, ma se così fosse insomma saranno sicuramente contenti tutti i team leader dei Navy Seal. Allora, il suo archetto da testa, abbiamo parlato di portarle senza elmetto, con un sistema di ritenzione del cavo che appunto ha un'imbottitura in velcro molto più sottile di quelle che troviamo appunto sulle Element o sulle varie Armor. Queste le potete inserire tranquillamente proprio per la loro forma e conformazione con un elmetto, anche senza dover poi inserire staccare le cuffie e inserirle nell'apposito archetto. Chiaramente lo potete fare semplicemente rimuovendo la porzione di pad che sta centrale, e così non fa troppo spessore e vi trovate comodi come in un letto. Per cui dipende da come siete abituati voi o come preferite voi le cose. I 2 archetti da elmetto in dotazione al bundle che mi è arrivato sostengono e posizionano le cuffie nelle orecchie e sono super adattabili in ogni angolazione e posizione. Sono anche belle sturdy, cioè come si dice, stiff, robuste, cioè si muovono bene, sono strette, non hanno tanti giochi, oltretutto potete regolare tutto quanto da delle apposite brugole. L'avvicinamento delle cuffie è diretto, non è a molletta come avveniva appunto per i modelli tipo questo, che appunto stringevano solo dall'alto. Qua arriva dal fianco, quindi ve le chiude anche nella parte inferiore che a volte si discostava, e poi possono essere facilmente messe a riposo appunto in questa posizione, qualora ne aveste bisogno o voleste semplicemente liberarvi un po' le orecchie, perché un po' si suda sotto queste cuffie chiaramente. Sta roba la fate veramente in un gesto, clic clac, una figata. Per tutto il resto ragazzi siamo lì, cioè voglio dire, adesso non facciamo santo chi è un comune mortale, si tratta di un paio di cuffie come le Peltor o le Armor che vanno altrettanto bene, parliamoci chiaro. Le OpScore AMP sono solo più tactical e più fichette. Anche il materiale di queste cuffie è assolutamente identico a quello di una cuffia Armor. Buono, nulla di speciale, a meno che non prendiate il modello da 1000 euro di questa, che esistono anche da 300 euro queste cuffie. Ah sì, non vi ho ancora parlato del prezzo. Il prezzo di questa cuffia verrà a seconda della marca, dai 130 ai 200 fino ai 300 euro. Questo modello qua che mi hanno mandato costerà intorno ai 130 euro se non mi sbaglio. Tutto completo con archetti, cavo per PTT, NATO style e sistemi di montaggio per il rail, M-Lock e tra l'altro queste cuffie non vanno bene con i PTT della Armor, occhio, vanno bene con quelli della Element, e come vi dicevo anche l'attacco rail. Ma è ancora tutto in fase di definizione, mi dicono, e vedremo, daremo un occhio anche quando escono le FMA, che dovrebbero costare in Europa intorno ai 300 e in negozio anche 350. Quelle saranno decisamente interessanti. E per tutti quelli che adesso stanno pensando col
che spendo 300 euro per una FMA quando ci sono le Peltor originali eccetera a quel prezzo. È vero, ma non sono le Obscore fighette con cui puoi fare il Tacticool. Ma parliamo adesso delle caratteristiche pratiche sul campo e di quelle elettroniche, riferendoci solo ed esclusivamente alla replica che ho tra le mani. Per darvi delle risposte serie ho fatto test intensivi durante tutto il mese ai camp di Airsoft, tenendole per ore, per diversi giorni. E quali sono i risultati? Allora, ho visto che da un punto di vista meccanico vanno bene, polimero resistente quanto basta, ma non il top ovviamente, paragonabile come vi avevo detto alle Armor. Prima cosa però, come si sente la radio? Bene, molto bene, il volume è alto e il suono è buono, anche per chi magari ha problemi di udito. Inciso, ho usato come radio le classiche Boafeng con attacco Kenwood. Poi, secondo, come si sentono i suoni esterni? Qua abbiamo pro e contro. Il suono esterno si sente bene, è un pelo boostato già dal primo livello di gain, che è impostabile, in tutto ne avete 4 di livelli, e non vi dico il quarto. Se volete potete diventare Superman e sentire i peti dei vostri compagni di squadra nel cespuglio a 30 metri davanti a voi. Il quarto livello è impressionante come gain, è altissimo, ma attenzione! Qua bisogna aprire una parentesi. L'utilizzo di un paio di cuffie di protezione acustica come queste, perché sono state progettate per evitare danni all'apparato auricolare dei soldati durante l'esposizione ai decibel letteralmente assordanti che si incontrano appunto in guerra, è un utilizzo mirato e porta con sé vantaggi e svantaggi. L'audio che potete ottenere dall'esterno è vincolato dalle leggi dell'elettronica, dove per amplificare un suono si utilizzano dei componenti elettronici che hanno anche come risultante un accumulo di rumore di fondo, ovviamente che migliora o meno a seconda della qualità dell'elettronica inserita, e per 120 euro non aspettatevi di avere l'ultimo grido dell'elettronica. Infatti dovreste comprare quelle originali che costano 1200 euro e in Italia arriveranno a 1700 se arrivano. Ovviamente però questo problema del rumore di fondo si trova in tutti i sistemi di amplificazione con il gain, anche in quelle buone e anche ovviamente in queste cinesate. Tutto sommato il gain di queste cuffie si comporta molto bene e alza molto il suono con un livello di disturbo o rumore di fondo, chiamiamolo, veramente minimo. Al quarto livello di gain sentirete tutto maledettamente forte dall'esterno e parallelamente in sottofondo sentirete una sorta di fruscio appena percettibile, come una cascata in lontananza, un corso di un fiume, di proprio una robina così. Si tratta di un rumore tutt'altro che distraente, ma presente e costante. Inoltre la tipologia delle frequenze percepite attraverso questi microfoni e queste cuffie replica i medi alti, non certo l'alta fedeltà, e ci sono alcune frequenze che mancano e altre che risultano decisamente più predominanti. E qua appunto, come vi dicevo, sono quelle sui medi alti, non certo i bassi, non certo gli alti acuti, quelli li taglia abbastanza. Ora sto parlando di alta fedeltà, quindi le paragono ad un paio di cuffie per ascoltare musica, per cui in generale si sente molto bene per un ascolto medio, considerato medio. I microfoni in buona sostanza non sono certo dei Neumann per 120 euro, dai, per favore. Però c'è da segnalare un eventuale problema, ma metto le mani avanti perché non sto utilizzando il loro PTT originale che costa all'incirca 90 euro e sto usando il PTT della Element, quindi potrebbe dare dei problemi anche solo questo.
perché in fase di apertura del canale a volte, non sempre per fortuna, ma diciamo una volta su 10, una volta su 15, ho sentito in cuffia durante il messaggio una scoreggia di sottofondo, come un rumore elettrico che non so se è perché interferisce l'antenna che ho sul collo o la potenza della radio, il PTT, insomma non so. Se avete delle idee in merito fatemelo sapere. Il suono che si sente ogni tanto è tipo una scoreggia così. L'ultima sembrava comunque fatemelo sapere nei commenti se sapete cos'è. Inoltre un altro fattore forse negativo è il fatto che il sensore di cutoff, che è quello dedicato a tagliare il volume in presenza di picchi di decibel molto alti, è estremamente sensibile e basta poco per abbassare il volume esterno delle vostre cuffie. Basta anche solo che le indossiate in auto con la finestrino aperto, che il vento finisca, oppure anche che ci sia vento forte che vi finisca sul sensore, cioè sul microfono, e questo insomma si abbassa. L'antipop che hanno messo non è sufficiente, è veramente ipersensibile, fin troppo. Dall'altra parte, se usate granate tipo le tag-in o volete usare queste cuffie in poligono, forse potranno risultare invece ottimali. Io non ho usato queste in poligono, ma ho scoppiato delle tag-in che in buona sostanza hanno un rumore di 120 decibel, quasi di una pistola, insomma, e si sono comportate veramente bene, tagliando quasi da subito su tutta la frequenza senza creare nessun fastidio, quindi funzionano molto bene. L'altra cosa è che il cutoff, una volta che ha tagliato la frequenza e il suono è forte e finito, tipo lo scoppio, ha un lento rialzo del volume, forse troppo lento. Anche questo è una cosa che incrementerei, vorrei che ritornasse subito il volume, invece ci mette un po', tipo un secondo e mezzo. Sì. Ricordiamo che appunto queste cuffie vanno bene in urbano soprattutto, perché ti proteggono le orecchie dai pallini, perché ti proteggono dalle eventuali flashbang o tag-in che utilizzate. A questo servono soprattutto. In boschivo non le userei come prima scelta. Spesso infatti le tenevo su, anche sull'elmetto, con volume alto, in modo da avere un ascolto esterno quando erano montate appunto e giocavo in boschivo. Qua invece stiamo arrivando ai Pro. Come per il gain molto alto che vi consentirà di avere un super udito quando vorrete, anche la mappatura dell'audio in senso tridimensionale è ottima. Si capisce benissimo da dove arrivano i suoni e le cuffie cinesi in questo senso si comportano molto bene. La localizzazione è perfetta, questo sì, assolutamente nulla da dire. Anche in questo caso stiamo parlando di Pro. Il microfono è ipersensibile e nonostante questo non distorce. Io ho anche aggiunto un antipop, come vedete l'ho trovato su Amazon, ne trovate di tutte le forme, di tutte le misure. Vista la sensibilità del microfono penso che sia assolutamente necessaria e devo dirvi che non ho ancora incontrato un microfono ugualmente valido negli altri modelli. Qua potete letteralmente sussurrare delle parole e dall'altra parte il segnale audio è chiaro e forte e limpido, al punto che potevo anche parlare nel microfono una volta che ce l'avevo su tirato nell'elmetto alto e mi sentivano lo stesso. Fatevi un'idea. Ragazzi, ne ho presa di acqua con queste cuffie che direi proprio va bene e stanno benissimo. A meno che non vogliate fare proprio i sub, direi che la pioggia delle 24 ore, 36 ore la tengono senza problemi. Almeno un paio di giorni di pioggia consecutiva non le hanno fatto praticamente un baffo. Per quello che riguarda l'alimentazione, da quando le ho ricevute queste cuffie, le ho usate per decine di ore e ho cambiato solo un giorno le AAA, che appunto servono per alimentarle.
ma per scrupolo in realtà, non era perché avevo sentito degli abbassamenti di qualità audio o quant'altro, l'avevo cambiato per scrupolo proprio perché sentivo quella scoreggia e pensavo fosse dovuto a delle batterie scariche, invece anche cambiandolo con quelle nuove la scoreggia continuava a esserci, e fino ad oggi ho ancora le batterie che ho messo tempo addietro, per cui tranquilli che da un punto di efficienza batterie non vi lasciano a piedi, in una giocata sicuramente no. E oltretutto c'è da dire una cosa, lasciate dentro per oltre un mese queste batterie AA, non si sono scaricate, cosa che può verificarsi negli apparati low cost per via del fatto che alcuni circuiti elettronici low cost hanno delle dispersioni, e quindi anche questa è una buona notizia, potete lasciarle dentro, certo non anni, ma dei mesi, come è successo nel mio caso, e non vi si scaricano, anche se sono ovviamente parlando di cuffie spente, perché se le lasciate accese si scaricano, ma con le cuffie spente non ci sono dispersioni. I cavi come sono? Vi rispondo, e che ne so, vi posso, cioè toccandoli sembrano buoni, ma bisognerebbe aprire per capire bene. Ad oggi, dopo diverse ore di uso, sono ancora buoni, non hanno avuto nessun tipo di problema, non c'è stato nessun tipo di corto, e io non sono certo una persona che sta molto attento a come la uso, sono molto grezzo. Molto grezzo. Certo, comunque cercherò di fare attenzione lo stesso, perché insomma, per come sono portati, messi, eccetera eccetera, è identico alle Armor. La qualità sembra leggermente più solida di un Armor. Sì, decisamente migliore. Questi sembrano dei cavi, questa la gommatura è più rigida e più grossa, decisamente, lo potete già vedere. Però per adesso non saprei. Incrociamo le dita. Allora, questo forse è un altro punto negativo di queste cuffie. I tasti funzione sono, a mio avviso, troppo piccoli e troppo ravvicinati. Con i guanti a volte non capite cosa state schiacciando, anche se poi non è che ci siano 1000 funzioni, c'è il tasto centrale per l'accensione e quello, i due laterali per alza e abbassa volume, no? Alza e abbassa gain del suono esterno. Il volume è solo per il suono esterno, non per la cuffia interna. Come vi ho detto, il volume è già buono, voi ve lo regolate con la radio, così riuscite a fare anche un buon mix tra esterno e interno. Però appunto questi tasti funzionali li potevano fare anche un pochino più larghi, più distanziati e più comodi, secondo me. Come funzionano gli archetti? Beh, io direi discretamente bene, anzi direi quasi in maniera buona. Non ho mai provato quelli originali, e chi ha fatto dei paragoni, perché su internet trovate anche questo, li trova equiparabili alle Opscore originali. La molla, come dicevo, è robusta e spinge bene quando le indossate senza dare fastidio, e mantiene tutto omogeneo. Tendono a diventare forse un po' lasche nel tempo, ma anche questo, come vi spiegavo, vedete le mie adesso non lo sono più, lo potete regolare con una brugola in posizione in tutte le sue componenti, sia in questa che quella del pad, quindi direi ottimo. E l'altra cosa che ho riscontrato è che in alcuni elmetti dove il rail laterale è abbastanza morbido e tende ad allargarsi, rischiate nel tirarle, nel cercare di aprirle, nel tirarle così, pom, che vi salti fuori. Loro non si spaccano, l'elmetto non si spacca perché tende ad aprirsi, ma in un elmetto che ho riscontrato questo problema. Anche questo rail fa abbastanza schifo, dovrei cambiarlo. Però appunto non... a parte questo, appunto, funzionano benissimo, e anche appunto l'aggancio, come vi spiegavo, sul cranio qua, poi quando ce l'avete su è bello stabile, non ci sono possibilità che le cuffie si sgancino o scendano dall'elmetto quando le indossate, se l'avete messo su. Ecco, come vi dicevo, io le tenevo così, col microfono di qua, alzate, quando faceva tanto caldo, imboschivo, e il volume alto delle cuffie esterno, per sentire qua in ambiente, sentendo bene anche tutto il resto di fianco, e dal microfono mi sentivano lo stesso. Tanta roba.
Allora, impallinati, queste prime cuffie replica delle Opscore AMP sono interessanti. Non urlo al miracolo per qualità generale, anzi, ma come tipologia tecnica e come accessorio sono effettivamente un ennesimo step up rispetto ai tradizionali sistemi che conosciamo. Sono assolutamente equiparabili come qualità alle Earmor, ma nulla più, con le dovute differenze di cui vi ho parlato. Aspetto con ansia l'arrivo sul mercato di modelli magari un pelo più curati e sto puntando alle FMA che potrebbero fare qualcosa di veramente interessante. O forse anche le Tri, chi lo sa, vedremo. Per adesso è tutto, seguitemi su Papa Oscar Terra Tri, così avrete anche degli aggiornamenti in tempo reale, dei contenuti extra che non metto qua sul canale, sul tubo. Insomma ragazzi, mettete sto pollice su se il video vi è piaciuto e per il resto giocate in sicurezza. E un appunto doveroso, fate attenzione ad usare ordini pirotecnici soprattutto se vicino ci sono animali o cani. In quel caso evitate assolutamente di usarli perché patiscono veramente pesantemente queste cose. Da Pio 3 per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao là, impallinati!